Ciao, vediamo insieme come creare un effetto glitch con Photoshop in pochi, anzi pochissimi passi. Innanzitutto, cos'è un effetto glitch? Solitamente viene definito anche un effetto di aberrazione cromatica, cioè una distorsione dei colori voluta in modo da emulare o simulare quasi un errore visivo. Nei video addirittura viene creato per imitare una sorta di problema nel segnale. Andiamo subito a vedere come realizzarlo. Dopo aver caricato la nostra immagine nell'area di lavoro, assicuriamoci dal pannello dei livelli di aver sbloccato il livello principale. Come vedete in questo momento è bloccato, dunque per sbloccare possiamo tranquillamente fare un doppio clic sul livello. Si aprirà appunto il mascherino del livello, diamo semplicemente l'ok. Abbiamo sbloccato velocemente il primo livello. A questo punto andiamo subito a fare due copie. Possiamo trascinare il livello 0 verso il basso, dove c'è l'iconcina crea un nuovo livello, e così ancora fino a creare un'ulteriore copia. Oppure possiamo utilizzare la scorciatoia da tastiera CTRL o Command più J. Ed ecco qua tre copie di livello della stessa immagine. Lasciamo il livello 0, quindi il primo livello al di sotto, inalterato, quindi non applichiamo nessun cambiamento cromatico al primo livello. Andiamo a selezionare quindi il secondo livello, cioè la seconda copia dell'immagine. Facciamo un clic con il tasto destro selezionando la prima voce, opzione di fusione. Si aprirà il pannellino delle opzioni di fusione, quindi degli stili di livello. Noi non dovremo andare ad applicare un filtro o un stile in particolare. Restiamo quindi sulla prima voce, opzione di fusione, ci spostiamo nella parte centrale. Nella sezione funzione avanzata, dove c'è l'opacità di riempimento, noi vediamo tre canali RGB, Red, Green, Blue, che rappresentano i canali cromatici di un'immagine del profilo colore RGB. Andiamo dunque a lasciare tutto inalterato, semplicemente però escludendo il canale Red, e clicchiamo su OK. Come vedete l'effetto è applicato, ci rendiamo conto che è così perché compare l'iconcina delle opzioni di fusione avanzate. Infatti se noi facessimo doppio clic su quest'iconcina si riapre lo stesso pannello stile livello e vediamo la nostra modifica appena applicata, cioè abbiamo deselezionato il canale Red, il canale rosso dell'immagine. Andiamo a selezionare l'ultima copia, il terzo livello. Anche qui possiamo cliccare sul tasto destro e selezionare la voce opzione di fusione, oppure in alternativa potremo anche spostarci verso il basso sull'iconcina FX, aprire il relativo menu a tendina e cliccare poi su opzione di fusione. Ci spostiamo quindi sulla parte centrale e in questo caso andiamo invece a deselezionare il canale Green G, canale di mezzo, quindi il canale verde del profilo RGB di questa immagine. Clicchiamo su OK. Dunque, ricapitolando, abbiamo lasciato inalterato il primo livello, abbiamo nascosto il canale rosso, quindi il canale cromatico rosso dal profilo di colore del secondo livello, e abbiamo nascosto il canale cromatico verde dal terzo livello. Ora andiamo a selezionare lo strumento sposta dalla palette strumenti e manteniamo selezionato il livello centrale, dopodiché andiamo a spostare leggermente verso sinistra il livello selezionato. Andiamo a selezionare il terzo livello e andiamo a spostarlo verso destra. Come vedete vengono evidenziati i canali cromatici che sono rimasti attivi grazie a questa sovrapposizione e grazie a questo spostamento dei livelli superiore con quello inferiore, creando questo effetto di distorsione, quasi a segnalare appunto un errore cromatico, che in gergo chiamiamo glitch. Potremmo poi eventualmente andare anche a spostare, quindi a trascinare il livello superiore al posto di quello di mezzo, e come vedete cambia l'effetto cromatico finale, che sovrapponendo i vari profili colore restanti tra di loro o scambiandoli di posizione cambia ovviamente la risultante cromatica e quindi il risultato finale. Facciamo un esempio su questa seconda immagine, che ha cromie completamente diverse da quella precedente, ma è sempre un'immagine dal profilo colore RGB. Ci rendiamo conto che è un profilo colore RGB, se vogliamo dare un'occhiata veloce, anche dal titolo sulla linguetta, che è eseguito appunto dal metodo di colore associato. Ci spostiamo sul pannello livelli, andiamo a sbloccare con un doppio clic e poi con OK il lucchetto, quindi il livello bloccato, e andiamo a fare due copie di questo livello. Ci spostiamo sul livello di mezzo, tasto destro, opzioni di fusione, andiamo direttamente nella sezione centrale della fusione avanzata delle opzioni e nascondiamo il canale rosso. Clicchiamo su OK, selezioniamo il terzo livello, di nuovo tasto destro, opzioni di fusione, ci spostiamo anche qui nella parte di mezzo e deselezioniamo il canale green. Clicchiamo su OK. Ora potremo usare lo strumento sposta, che è già selezionato dalla palette strumenti, oppure potremo anche in alternativa, una volta selezionato il livello che vogliamo spostare a sinistra, a destra o sopra o sotto, utilizzare le freccette da tastiera, come in questo caso. Selezioniamo il livello di mezzo e lo spostiamo adesso a sinistra. Anche qui in alternativa potremmo invertire di posizione il terzo livello con il secondo, ottenendo un effetto cromatico ancora diverso. Se ti è piaciuto questo video non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!